Amici di Vegetariano, bentornati. Sono molto contento delle vostre visualizzazioni che continuano ad aumentare e anche alle vostre iscrizioni. Continuate così perché il mondo vegan ve ne sarà grato. Ora, oggi una bellissima ricetta è già presente sul canale Vegetariano, sono le lasagne al forno, ma le faremo con un ingrediente che non ho mai utilizzato, la mozzarella vegana. Non ve la posso far vedere in mezzo agli ingredienti perché ancora non esiste, la realizzerò oggi proprio per questa lasagna e voglio provare se fila. Quindi la vedremo più tardi. Intanto vediamo gli ingredienti della nostra lasagna. Il mio maggiordomo si è occupato della parte noiosa, quindi non vi ho annoiato con tritate e cose, eccetera. Questo è il soffritto normalissimo, quindi abbiamo cipolle, carote e sedano, ovviamente tutto biologico e di stagione. Poi abbiamo l'olio extravergine d'oliva e questo è il comparto soffritto. Metterò anche i funghi, questi sono funghi shiitake tritati, li trovate qualche volta da Natura Sì oppure al nord credo siano più diffusi, sono i più venduti al mondo, hanno un sacco di proprietà, ma qui non so perché è difficile trovarli. Questo è il granulare di soia e ci serve per simulare un ragù e ci riesce benissimo. Abbiamo i piselli e questi ve lo confesso sono biologici ma sono surgelati, e poi abbiamo il pomodoro pelato bio e tagliuzzato tutto, praticamente non compro la salsa ma i pelati. E vabbè, lo shoyu lo conoscete, è la salsa di soia, e io utilizzo questa pasta da sempre per fare la lasagna senza uovo, e basta lessarle un po' prima e dopo vanno benissimo per fare qualsiasi tipo di vostra invenzione al forno. Abbiamo cominciato a pallettone con olio, uno spicchio d'aglio di Sulmona e peperoncini calabresi, olio della Oasi di Ninfa extravergine d'oliva di olive solo Itrana. E qui vabbè non c'entra niente, ci sono gli anacardi a bagno di acqua perché fra poco ci faremo la mozzarella. Adesso che sta già sfrigolando, poi l'aglio lo togliamo, ci vado a mettere prima la carota, aggiungo il sedano, tolgo l'aglio, aggiungo la cipolla, faccio rosolare ben bene, aggiungo il granulare di soia quando tutto il soffritto è un po' appassito. Non serve metterlo a bagnomaria perché è così tritato che non serve, e in questo modo si insaporisce con il soffritto, altrimenti è il statut de carton, e quindi lo lasciamo insaporire un pochino stando attenti che non si attacchi, non si bruci eccetera. Poi ci metto anche i funghi, i piselli, ecco i piselli, e poi ci metto i funghi. Ora la nostra base per un ragù olimpico è a prova di qualsiasi bolognese. Poi ci aggiungo i pomodori, occhio che non bruci. Ai pomodori poi ci aggiungeremo, dato che sono pelati, ci aggiungeremo un po' d'acqua, che è quella che ci vendono quando andiamo a comprare invece la passata. Io la passata non la compro solo i pelati, so cosa c'è dentro, ci sono i pelati e basta, li vedi. E poi l'acqua la prendo dal rubinetto perché il sugo deve essere
deve cuocere abbastanza lentamente, con calma, e il granulare si assorbe, per cui dobbiamo fare un sugo piuttosto liquido. Anche per le lasagne io lo faccio in genere piuttosto liquido. Ecco qua. E adesso ci andiamo a occupare di qualche strumento musicale, scrivere poesie, ballare. Abbassiamo il fuoco e torniamo fra qualche minuto. Ecco il mio sistema che potete trovare sul canale, perché ne ho fatte tante di lasagne. Le metto a bollire un pochino e ricordatevi in questo frangente di accendere il forno, perché di metterlo a 180 gradi, così quando sarà composta la lasagna la ietteremo in forno. È stata 2 ore in acqua fredda, gelata, ed ecco com'è il risultato: morbida come una mozzarella, e io l'ho assaggiata, è anche buona. Adesso la proviamo in questa lasagna al forno con funghi e granulari di soia, cioè il ragù di soia. Che poi nella lasagna la mozzarella non ci va, ma noi dobbiamo fare l'esperimento se filerà. Innanzitutto ha un'ottima consistenza e poi vedremo. Io sono fiducioso. Un po' qui e un po' qui. Poi questo è il primo esperimento, poi si aggiusta il tiro, Per ora sembra funzionare. Ricordatevi il forno, Ora il sugo, l'altro piano, e andiamo avanti. Sitting beside you, I look into your eyes. Te lo dico a fare. Appena tirata fuori dal forno, direi che l'esperimento mozzarella ha funzionato, ha fatto persino la crosticina. Fila, io praticamente l'ho già assaggiata, è anche buona, non c'è violenza, non sono stati sfruttati animali, direi che ripeterò l'esperimento molto volentieri. Faccio finta di sbagliare quello che ho da dire, perché così posso continuare a fare le prove. Questo è il primo assaggio. Vabbè. E io vi dico, è pure croccante sopra, veramente. Rifatela. Unica cosa, fatela rispettando bene le misure, perché altrimenti potreste avere dei fallimenti. Se la fate così, esce così. E quindi iscrivetevi al canale se vi è piaciuta questa ricetta. Finalmente abbiamo anche noi una mozzarella, direi. Ci sono dentro solo 80 grammi di anacardi, per cui non è neanche tanto pesante. Suonate la campanella se volete essere aggiornati sulle prossime ricette. Buona serata, ciao!